Buongiorno e ben trovati su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi parleremo di tester analogici. È un pochino anacronistico di questi tempi parlare di tester analogici, ma volevo parlare di come si leggono i tester analogici perché mi sono trovato in un'occasione e poi ho sentito anche dire, sicché in altre occasioni, che alcuni giovani tecnici non sanno leggere il tester analogico, sono talmente abituati, hanno sempre usato e solamente i tester digitali che la scala del tester analogico non la sanno leggere. È capitato anche un tecnico per controllare un apparecchio in garanzia a casa mia che si era dimenticato il multimetro a casa e gli ho dato un tester, un super tester come questo, il modello portatile, no, il C80R, il modello leggermente più piccolo, e lui l'ha guardato e ha detto no, ma questo io non so fare a usarlo, sicché è grave, diciamo. Per carità, ora come ora non è importante saperlo leggere, ma secondo me è sempre cultura. Succede un po' come certi bambini che sanno leggere magari a 7-8 anni, sanno leggere l'orario sul telefonino, ma non conoscono un orologio analogico con le lancette. Sicché vi volevo spiegare un attimino, senza addentrarmi troppo, come comunque si legge un tester analogico, in maniera che se chi non sapesse fare, ovviamente quelli un pochino più su d'età, non dico con la mia età, ma anche un pochino più giovani, però un pochino più su d'età, l'hanno usato e lo sanno benissimo. Ma se qualcuno non sapesse fare a usarlo nella maniera classica, senza, ripeto, addentrarmi troppo, e così saprà come si legge. Allora, qui abbiamo due tester, un Chinaglia, che è questo qui, il 2000 Super, e il classico super tester della ICE, che piace tantissimo a tanti e per alcuni è ritenuto, diciamo, il miglior tester che c'è in circolazione. Allora, per me no, per me era il Chinaglia all'epoca, e vi spiego perché. Sicché, diciamo, le misure le faremo sul Chinaglia, va da sé che comunque la scala, come si andrà a leggere, sarà la stessa cosa. Allora, perché dicevo che il Chinaglia faceva degli apparecchi superiori? Perché, se non ricordo male, la ICE non ha mai fatto, vedete qui c'è scritto 20.000 ohm volt, poi vi spiego cosa vuol dire, e 4.000 ohm volt in alternata, mentre qua abbiamo un 50.000 ohm volt in continua e un 10.000 in alternata. Già questo colloca il Chinaglia su una classe superiore. L'altra cosa per cui mi è sempre piaciuto meno il tester della ICE, e con questo non mi voglio, diciamo, ovviamente mettere in conflitto con nessuno che ama tanto i tester della ICE, ovviamente, diciamo che secondo me se ne è stati venduti tantissimi, è stato così diffuso non tanto per la robustezza vera e propria, ma alla fine costava meno del Chinaglia e questo si trovava in tutti i negozi CBC, il Chinaglia era un pochino più difficile. Comunque, dicevo, questo è superiore già per la sensibilità che ha, che invece di 20.000 ohm volt qui si arriva a 50.000 ohm volt, e poi ripeto, vi spiego cosa vuol dire. Un'altra cosa è che questo qui, per cambiare la portata, bisogna mettere il puntalino all'interno del buchino qui, e con questo si cambia la portata, sicché vale a dire che tutte le volte che si va a cambiare la portata bisogna spostare il puntale. Secondo me è una scocciatura, però, mentre il Chinaglia aveva un commutatore, aveva solamente i puntali fissi, cioè che ovviamente si estraevano, però messi fissi, e si faceva tutto dal commutatore. Un'altra cosa che aveva, secondo me, di superiore il Chinaglia era che se noi andiamo a vedere la scala, questa qui rossa del Chinaglia, che è quella che fa misurare la tensione e la corrente in alternata, noi vediamo che qui abbiamo 5, 10, 15, 20 e compagnia cantante, in maniera
perché se io vado a leggere per dire, che ne so, 25 volt in alternata, vado qui, le leggo 20 volt, sono qui e questo va bene. Mentre il chinaglia mentre il lisce, se noi andiamo a vedere, qui ho i 100, mettiamo 100 volt su 250 volt in continua fondoscala. Qui ho i 100 volt e se andiamo a vedere in alternata la scala fa questa deviazione e i 100 volt in alternata le devo leggere qui e non qui, sicché magari se uno non è così attento può leggere, può scambiare lucciole per lanterne. Però questo è un ottimo tester, ha sempre funzionato, chi l'ha avuto si è trovato benissimo e va bene. E ora lo mettiamo, diciamo, da una parte e passiamo a fare le misure e alla spiegazione con il chinaglia, che ripeto, alla fine la scala, che sia un chinaglia, unisce o quello che vogliamo, come si va a leggere una scala è uguale per tutti, a parte la differenza che ci sarà nella scala. Allora, vi dicevo, questo numero qui, per chi non lo sapesse, ovviamente un attimino l'avvicino, avvicino un pochino, si muoverà un pochino l'immagine, vediamo se riesco, sì, l'avvicino così. Allora, ecco fatto. Questo numero qui si riferisce, diciamo, ai volt, diciamo, buonanotte. Questo numero qui, che è scritto 50 kOhm volt, si riferisce a, diciamo, l'impedenza dello strumento che andremo a mettere in base alla portata. Vale a dire che se io metto questo strumento che ha, per dire, 0,5 volt fondoscala, vuol dire che sulla portata di 0,5 volt fondoscala io avrò una resistenza dello strumento di 25.000 ohm volt. Come mai è importante che questo numero qui, e anche questo ovviamente, ma specialmente in corrente continua, che questo numero qui sia alto? Questo qui è 2 volte e mezzo rispetto al lisce. Perché è importante? Perché se noi andiamo a vedere un semplice schemino tipo questo, sposto un attimino, che è veramente uno schemino, diciamo, stupido, dove qui mettiamo che c'ho il più, qui c'ho il meno, qui c'ho due resistenze, mettiamo che tutte e due siano da 100k. Io vado a leggere in base a questo partitore qui, devo leggere la tensione che è ai capi di questa resistenza. A parte le tolleranze, mettiamo in un mondo perfetto che questa resistenza sia 100k e questa resistenza sia perfettamente 100k, se io applico 10 volte qui nel mezzo mi ci troverò esattamente la metà, sicché mi dovrei trovare 5 volte invece che 10. Ora che succede? Questa è una resistenza da 100k. Se io con un tester digitale di quelli moderni che è 10 megaohm o addirittura 20 megaohm vado a mettere i puntali ai capi di questa resistenza, vario questo valore, perché alla fine ci metto, è come se mettessi una resistenza in parallelo da 10 megaohm, però su 100k la variazione non è così alta, mentre invece se io vado a mettere un tester che mettiamo sulla portata di 5 volt, ci metterei una resistenza sulla portata di 5 volt già di 250.000 ohm, sicché la lettura che vado a fare in questo punto già la falso con lo strumento che è di sensibilità di 50.000 ohm volt. Se io lo strumento l'ho 20.000 ohm volt, per esempio, come il lisce, vorrebbe dire che 20.000 per 5 sulla portata di 5 volt fondoscala, io rivado a mettere una resistenza da 100.000 ohm in parallelo a questa. Pertanto è come se andassi a leggere un partitore con una resistenza da 100.000 e una resistenza
diciamo da 50.000, perché se metto i 100.000 in parallelo a questo è come se avessi una resistenza da 50.000, sicché più alto è il valore che si va a leggere qui, la portata kilo ohm volt, e più lo strumento andrà bene anche per andare a leggere nei punti del circuito dove ho delle resistenze, mettiamo di alto valore, e dove l'applicazione dei miei puntali del tester vanno a falsare la lettura. Ripeto, i tester nuovi che sono digitali hanno almeno 10 mega ohm volt, sicché, anzi fissi, non 10 mega ohm volt, sono fissi su tutta la portata, mentre questi tester qui variava in base alla portata. Ripeto, questo è 50.000 ohm volt, sicché io sulla portata 0,5 volt ai capi dei puntali avrò 25.000 ohm invece che 50.000. Se fosse una portata di 1 volt avrò 50.000 ohm, parlo dei volt fondoscala, mentre su un volt e mezzo fondoscala io avrò 75.000 ohm ai capi, diciamo, dei puntali quando vado a misurare. Perciò ne devo tener conto, specialmente con un tester analogico, ne devo tener conto, perché alla fine falso le misure che vado a leggere dove ci sono dei partitori, non è detto che siano resistenze, ma insomma in circuito dove ci potrebbe essere simile a un partitore. Io la misura che vado a fare potrebbe essere falsata, sicché, ripeto, è importantissimo che questo numero fosse stato molto alto, sicché 50 kilo ohm volt è meglio che 20.000 ohm volt. E qui la stessa cosa per l'alternata, però in alternata di solito non si andava con l'alternata si andava a misurare magari la tensione dei trasformatori o la tensione della 220, sicché, diciamo, alla fine questo numero qui era meno importante, ma questo più alto era e meglio era. Allora, parliamo ora della scala, e poi dopo con questo calibratore qui si fa la prova e vi faccio vedere come si leggono le varie portate. Allora, questa scala qui è la scala degli ohm, sicché vediamo un attimino, allargo un attimino, perché questa si muove e ho sbagliato. Allora, eccoci qua. Allora, questa qui è la scala degli ohm, e ovviamente qui si parte da ohm per 1, ohm per 10, ohm per 100, ohm per 1K e ohm per 10K. Che vuol dire questo? Che se io vado a leggere 10, nella portata ohm per 1 saranno 10 ohm, se vado a leggere 100, sempre nella portata per 1 saranno 100 ohm, se io fossi invece nella portata per 10, questo 100 ci si deve aggiungere uno 0 e saranno 1000 ohm in questo punto qui, e qui saranno 500 ohm. Se la portata è per 100, solito discorso, devo aggiungere 2 zeri, sicché se vado a leggere qui saranno 10.000 ohm, se vado a leggere qui saranno 5.000 ohm e compagnia cantante. Se lo metto nella portata 1K, ovviamente questo 50 sarà 50K, cioè 50.000 ohm, qui sarà 100.000 ohm, 200.000 ohm e via discorrendo. E qui saranno, ovviamente, se è nella portata 1K, 5.000 ohm. Poi la scala dei volt. Allora, qui abbiamo la scala dei volt in continua, che è divisa in due. Questa è la portata che fa fino a 50 volt, ma anche fino a 5 volt se io lo metto qui. Oppure, vediamo un po', qui la scala di sopra farà, in questo caso qui, farà 5 volt, sicché se io vado a leggere qui saranno 3, mentre se vado a leggere qua, che è 50, qui saranno 30, non saranno più 3 come se vado a leggere qui. E la stessa cosa è se la metto su 0,5 volt. Se la metto su 0,5 volt, qui saranno 0,5 volt,
ovviamente qui saranno 0,2 volt e via così di seguito. Stessa cosa se io lo vado a mettere su 500 volt, qui saranno 500 volt, 300 volt, 200 volt e 100 volt. La stessa cosa vale per il numerino di sotto, che qui è scritto 15. Questo vuol dire che se io lo metto su 1,5, qui avremo 1,5, 1,2, 0,9, 0,6 e via. Se lo metto su 15 avremo la scala bella pari come ce la troviamo qui, 15 volt, 12 volt, 9 volt, 6 volt, e la stessa cosa su 150. Su 150 avremo 120 volt, 90 volt, 60 volt e via discorrendo. E questo per la tensione in continua, vale anche per la corrente, dopo si vede. Per la tensione in alternata, che si sposta questo commutatore in basso, la lettura è la stessa, solo che si legge sulla scala rossa e qui avremo 25 volt se l'abbiamo su 25 volt fondoscala, ma se l'avessimo su 2,5 volt fondoscala, che è qui sarà 2,5 volt, 2 volt, 1 volt e mezzo e via discorrendo. Se qui su 2500 volt fondoscala, ovviamente qui saranno 1000 volt. E la stessa cosa per l'altra scala, che è a 75, qui saranno 75 volt, 45 volt, 30 volt e via discorrendo, anche se io lo metto su 2 volt e mezzo, ovviamente qui su 7 volt e mezzo, qui questo 75 significherà 7 e mezzo, qui significherà 4 e mezzo, 3 e via di seguito. La stessa cosa con la stessa scala, lasciamo stare la scala ora in ohm, l'abbiamo detta, la scala in corrente continua vale anche per i milliampere. Va a leggere i milliampere e gli ampere, sicché che vuole dire? Se io lo metto su 5 ampere fondoscala, che è così, ora, lo metto su 5 ampere fondoscala, qui se io vado a leggere qui sarà 5 ampere, sarà 3 ampere, sarà 1 ampere. È banale la cosa, ma ripeto, qualcuno non lo sa, e io questo video l'ho fatto per chi ovviamente non lo sa. Per chi lo sa già, e questo video qui non gli serve a nulla. Non è che, ripeto, ho scoperto l'acqua calda o voglio insegnare chissà cosa. E la stessa cosa, se io questo lo metto su 5 mA, qui avremo 5 mA, 4 mA e via. E la stessa cosa l'avremo su la scala rossa. Sulla scala rossa, messo in questa posizione, siccome qui sono milliampere e ampere, qui ora ampere 2,5 se questo è in basso, se fosse in alto si vede la scala nera. Allora in questa maniera qui, se io l'ho qua, su questa scala rossa che segna 25, saranno 2 ampere e mezzo, 1 ampere, 0,5 ampere e via. E qui invece sarebbe 250 mA, qui avrei 200 mA, 100 mA e via discorrendo. Allora, ora io faccio una cosa, vi faccio vedere un paio diciamo, di misure. Proviamo a vedere i 10 volt dal calibratore. Ora attacco i fili al calibratore e li collego un attimino ai puntali. Io li collego qua perché ovviamente con i fili, vediamo, al calibratore poi cascano, sicché preferisco collegarli direttamente qui. Ora li collego qui e poi l'appoggio da una parte, anche se non si vedono, sapete che ci sono collegati. Ora il calibratore in questa maniera è messo su 10 volt fondo scala, praticamente questo qui è per 1, sicché questo qui un attimino ve lo commuto. Allora, calibratore messo in questa maniera qui, sulla portata di 10 volt fondo scala, diciamo, chiamiamolo fondo scala, insomma, sulla portata di 10 volt qui si vede che questa scritta qui è per 1, sicché 10 volt per 1 ovviamente sono 10 volt. Qui se dovessi mettere per 0,8 qui ci saranno ai capi all'uscita del calibratore ci saranno 8 volt e via. Ora vediamo con 10 volt. Ora lo strumento, questo qui, non solo è molto vecchio,
ma è anche molto usato, sicché la precisione estrema non ce l'abbiamo. È un po' come diceva quella barzelletta che il DJ l'alta fedeltà ce l'ha solo nel giradischi. Vabbè, lavorando di notte ovviamente. Allora, qui ora noi ci mettiamo su volt in continua, qui sta uscendo una tensione in continua, commutiamo un attimino, ho rimesso, allora il calibratore è messo su 10 volt, qui ora noi dobbiamo leggere 10 volt, infatti qui sono 9 volt e sarebbero 9, 10, 11 e 12, sicché 9, 10 volte. Diciamo è abbastanza preciso. Se io sposto il calibratore su 0,9 dovrebbe andare su 9 volte e infatti più o meno va su 9 volte. La stessa cosa se io lo metto su 0 per 0,6 sono 6 volte in uscita e diciamo più o meno, ripeto, la precisione ormai in questo multimetro lascia un attimino a desiderare, però per fare il video si capisce lo stesso. E qui diciamo sono 6 volt. Se noi lo commutiamo nella portata 150 volt fondoscala e premiamo questo tasto qui, che sono 100 volt, allora questo commutatore diventa influente, sono 100 volt, sicché 90 volt 100 volt, segna un pochino meno, ma insomma, ripeto, per la vecchiaia lo perdoniamo. Con la stessa maniera si può andare a vedere la scala in alternata. Allora se io metto 10 volt qui in alternata, questo qua ovviamente lo commuto in basso, e se io mi metto sulla portata 25 volt, questi 10 volt che sono fissi perché questo calibratore le tensioni in corrente alternata le dà fisse, mentre quelle in corrente continua si possono regolare, allora abbiamo 10 volt e se andiamo a vedere qui ci sono 10 volt perché è sulla portata di 25 volt, cioè questa qui. Andiamo a leggere sulla scala rossa e abbiamo letto una tensione di 10 volt. Se lo sposto sulla portata di 250 volt e sposto il calibratore su 100 volt è la stessa cosa, andremo a cascare sempre lì perché è messo nella portata 250 volt fondoscala, si vede sulla scala rossa, che 100 volt che tira fuori il calibratore sono questi. Sempre col calibratore possiamo vedere diciamo la banda passante dello strumento. Ora lo mettiamo qui, se leggete un attimino che vi sposto, vediamo un attimino, proviamo a spostare, ecco qua, qui abbiamo 400 Hz, qui abbiamo 4 kHz e 50 kHz. Questo che vuole dire? Che la tensione che siamo andati a leggere ora di 10, cioè di 10 e 100 volte che siamo andati a leggerla sullo strumento, sul tester, è con una forma d'onda sinusoidale a 400 Hz, che praticamente la tensione di rete è 50 Hz, sicché siamo andati già a leggere 400 Hz e diciamo va più che bene. Ma cosa succederebbe se noi dobbiamo leggere magari con questo strumento un 1000 Hz ai capi di un altoparlante? Se lui come banda passante si fermasse a 400 Hz, se io metto 1000 Hz sarebbe fuori e darebbe una lettura sbagliata. Con il calibratore posso provare a 4 kHz e a 50 kHz e vedere se il calibratore, diciamo, cioè se il tester, no, il calibratore, se è un attimo solo, se il tester lavora a quella frequenza anche. Allora qui ora abbiamo 4 kHz e lui legge 10 volt lo stesso, sicché vuole dire che se noi andiamo a leggere
un'onda sinusoidale all'uscita di un amplificatore collegata a un altoparlante, la tensione che andiamo a leggere è reale, quella che vado a leggere. Alcuni tipi di tester non arrivano magari sopra i 500 Hz, sopra i 200 Hz, quelli più economici. Questo qui riusciva a leggere tranquillamente anche i 4 kHz. Ora proviamo a 50 kHz, ovviamente 50 kHz sicuramente non è nato per leggere una tensione a quella frequenza lì, però proviamo. Ecco, infatti sempre gli stessi 10 volt noi vediamo che ne legge più o meno 9, sicché c'è uno scarto del 10% più o meno. Se noi leggessimo una tensione con quella frequenza lì, sappiamo che dà una tensione che è sbagliata. Sicché questo è per quanto riguarda la lettura. Abbiamo visto la lettura come volt alternati e come volt in continua. Ora possiamo vedere anche la parte ohmica. Allora, per la parte ohmica il calibratore ha delle portate fisse, e qui abbiamo è la scala blu come qui, che è 10 ohm, 100 ohm, 1 kilo ohm, 10 kilo ohm e fino a 10 mega ohm. Ovviamente il tester non leggerà preciso, sempre per l'invecchiamento, che non mi ricordo di quando è questo tester, anzi lo posso vedere. Questo tester è del 77, l'hanno fatto vediamo un attimino, eccolo qua, l'hanno fatto il terzo mese del 1977, sicché ha i suoi anni. Allora, ora mettiamo il calibratore su 10 ohm, questo lo porto ohm per 1, prima devo fare l'azzeramento, anche la levettina dell'azzeramento, il potenziometro dell'azzeramento risente degli anni, non è precisissimo. Comunque, allora noi andiamo a leggere, si è detto, stiamo leggendo, ce la farò, ecco, 10 ohm, e lui sta leggendo più o meno 10 ohm in questa scala qui. Non è tanto la precisione dello strumento ora, è capire che questa qui è la scala degli ohm, è quello che stiamo andando a leggere, se vi dovesse capitare. Se io lo metto su 100, lui va a leggere circa 100 ohm, perché da 10 è passato a 100. Se io lo dovessi mettere ohm per 10, ridevo fare l'azzeramento un attimino, perché qui tutte le volte che si cambia portata purtroppo va fatto l'azzeramento con questi tester qui, perché in base alla batteria, in base alla circuiteria va riazzerato. Però la stessa cosa, siamo su 100 ohm, sicché ohm per 10, 100. Se io ora lo metto su 1000 ohm, più o meno vado lì. Se io lo metto su 10.000 ohm, qui mi legge un K, e sarebbero un K qui, cioè 1000 per 10, 10.000 ohm. Se ora io lo sposto su ohm per 100, rifaccio un attimino l'azzeramento. Allora, questi commutatori qui lasciano il tempo che trovano. Vabbè, è la vecchiaia, è come me. Questi tester qui sono ormai come me, vanno un po' a colpi. Comunque l'abbiamo spostato ohm per 100, sicché segna 100, diciamo, prendiamolo per buono che sia 100. Il calibratore è su 10K, sicché 100 per 100, 10K anche qui, e va bene. Stessa cosa se lo mettiamo su 100K, e questo lo mettiamo su 1 kilo ohm, diciamo, lo riazzeriamo, ecco, 1 kilo ohm, 100K,
se io lo sposto il calibratore su 100k mi risegna 100, se io invece lo rimetto su 10k segna ovviamente 10.000 ohm, perché è sulla portata un kilo ohm, sicché 10 sono 10.000 ohm. Si potrebbe vedere anche le portate in ampere, ve ne faccio vedere una sola in corrente continua, perché alla fine non è che cambi molto. Quelle non le posso fare col calibratore, le facciamo con un alimentatore protetto e vediamo un attimino. Allora, se io ora questo lo stacchiamo, intanto mettiamo su 0,5 A fondo scala, 0,5 A fondo scala, aumento la corrente sto passando dietro a tutte le telecamere, fili, e ci sto diventando matto. Allora, se io su 0,5 A fondo scala lo porto qui, ovviamente sono 0,3 A, perché mi segna, sarebbe fondo scala 0,5 A, sicché qui sono 0,3 A. Mentre, ora non lo vedete sullo strumento comunque, mentre se ovviamente andassi qui dovrei leggere 0,2 A. Se leggessi questa corrente qui con 0,5 A fondo scala sarebbero 0,2 A. Stessa cosa se io lo mettessi su 5 A e mi vado qui all'inizio scala, mettiamo che arrivi qui e qui sarebbe 1 A, perché sono 5 A fondo scala. La stessa cosa varrebbe con la corrente in alternata, ma diciamo non lo stiamo a fare ora in questo momento. Questo video qui non dovrebbe essere stato lungo, non vi dovrei aver annoiato troppo, spero che a qualcuno abbia fatto piacere, che a qualcuno sia servito. Mi dispiace per quelli che lo sapevano già, ripeto, non voglio insegnare nulla, mi è solo venuto in mente questa cosa perché c'era qualcuno che non sapeva l'uso, diciamo, del tester analogico, più che l'uso non sapeva come si leggeva, e spero di aver colmato una lacuna per quelli che magari non sapevano leggerlo, e lo so che sembra impossibile, però è così, diciamo, nel 2024 è così, perché la tecnologia è andata avanti. Io vi saluto, se questo piccolo video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, se mi sono espresso male abbiate pazienza, se ho detto qualche strafalcione nella foga, diciamo, di fare il video, visto che non sono un attore professionista, rimproveratemi e rimaniamo amici lo stesso. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.